Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Francesca, sono un'assistente di volo. Come vedete non sono in divisa perché questo è il mio mese di riserva, quindi fino ad oggi, che è il 21 di dicembre, onestamente ho volato poco e niente. Però siccome in tanti mi chiedete ma come funzionano i turni, quanti giorni di riposo hai tra un volo e l'altro, insomma un po' di domande a riguardo, ho deciso di farvi questo video. Ve lo dico sempre che qua negli Stati Uniti la maggior parte delle compagnie aeree non funziona a meritocrazia, bensì funziona a seniority quando si tratta della scelta dei turni. Quindi più senior si è, meglio ovviamente sono i voli che si fanno. Ovviamente il meglio e il peggio sono comunque anche una scelta individuale, perché magari per me meglio è volare un volo intercontinentale verso l'Europa, magari a uno non interessa e per loro è meglio volare magari un volo, che ne so, verso i Caraibi piuttosto che verso la West Coast. Quindi è una scelta personale, però c'è da dire che i voli intercontinentali di solito li fanno solo quelli che hanno dai 40 ai 30 anni di anzianità aziendale, quindi io ne ho solo 9, quindi io sono considerata junior. Poi ci sono anche i super junior, che sono veramente quelli neoassunti. Quindi voi vedete che tipo di volo faccio io e calcolate che io ho 9 anni di anzianità aziendale, quindi se andate a parlare con uno che ha 30-40 anni di anzianità aziendale farà un altro tipo di volo, così come se andate a parlare con uno neoassunto. In questo video parliamo dei turni dei mesi appunto non di riserva. Siccome un video sulla riserva ve l'ho già fatto, se non l'avete ancora visto vi invito ad andarlo a guardare. Andiamo a vedere un po' come vengono creati i nostri turni ogni mese. Partiamo dalla tempistica. Noi scopriamo i turni del mese successivo più o meno verso il 18 del mese precedente, quindi oggi è il 21 dicembre e io qualche giorno fa ho scoperto i miei turni del mese prossimo. Piccolo spoiler, è successo un miracolo, non so come sia potuto succedere, ma mi hanno dato 4 voli intercontinentali. Infatti io un momento ho pensato, ma non è che il sistema ha sbagliato, c'è stato qualche problema tecnico. Però insomma, per adesso nessuno mi ha chiamato dicendomi che mi tirano via i miei voli, quindi me li tengo. Non vi dico dove perché non voglio appunto rovinare la sorpresa. Ovviamente prima che escano i turni siamo noi a immettere le nostre preferenze dentro un sistema che si chiama PBS, Preferential Bidding System. Questo sistema è molto trasparente, quindi non è che se io sono amica, moglie, parente di quello dei turni mi dà un bel volo e magari un altro che non conosce nessuno si prende un volo con 4 tratte e 20 ore di servizio. Ecco, no. Questo è un sistema molto trasparente, io metto la mia preferenza, il sistema calcola che ho 9 anni di anzianità, quindi se io volevo quel volo specifico e non lo voleva nessuno più signor di me, lo danno a me. Se invece ovviamente lo voleva uno più senior, se lo prende l'altro assistente di volo e io mi prendo la mia preferenza successiva. Questo sistema ha 7 livelli, si chiamano layers, quindi in questi 7 livelli tu metti i voli che vuoi fare, ovviamente in ordine di preferenza. Nel primo livello metti magari che vogli intercontinentali, nel secondo livello io metto che voglio andare a Los Angeles perché mi piace Los Angeles e così via fino all'ultimo livello. Io di solito nell'ultimo livello dico datemi qualsiasi cosa, basta che non ci siano più di 2 tratte al giorno. Ovvio che arrivato all'ultimo livello, se per caso sono rimasti solo turni con 3-4 tratte e la mia seniority o juniority in questo caso non consente di avere niente di meglio, mi becco insomma quello che è rimasto, quindi il sistema funziona così. Quando escono gli awards, quindi i turni ufficiali, si vede anche da che livello sono stati presi i turni. Ecco, questo mese non so se è successo veramente un miracolo, praticamente mi hanno dato tutti i turni dal primo layer, quindi dalla mia prima preferenza. E quindi insomma mi è andata bene questo mese. Ci sono altri mesi dove quando guardo il mio award mi viene da piangere, però c'è da dire che noi abbiamo poi, dopo che ci hanno dato queste award, un sistema per cambiare i turni, anche questo molto trasparente, quindi mi ha dato questo volo per Los Angeles, però quel giorno no, voglio stare a casa perché magari devo andare dal dottore. Posso metterlo nel sistema e dire guarda non lo voglio, potrei anche decidere proprio di fare un drop. Drop vuol dire che lo lascio, ovviamente non vengo pagata, però se c'è un altro assistente di volo che lo vuole fare, se lo prendono loro e io non sono tenuta più a volare in quei giorni. Siccome in tanti mi chiedete anche ma quanti giorni di riposo hai tra un volo e l'altro, allora questa è una cosa, quando si tratta di turni di questo genere, quindi non di riserva, il numero di giorni di riposo tra un volo e l'altro è una scelta personale, nel senso che se uno vuole volare in continuazione può farlo. L'unica cosa è che bisogna essere legali per farlo, quindi noi per essere legali per la FAA
dobbiamo avere 24 ore di riposo ogni 7 giorni, quindi posso volare 6 giorni di fila, ma il settimo giorno deve essere per forza 24 ore di sosta. Ora, queste 24 ore possono essere sia a casa mia che in un layover, quindi in sosta. Quindi per esempio quando io faccio i voli per la West Coast, che hanno quasi tutti 24 ore di sosta da qualche parte, o quando si fanno i voli verso l'Europa, che la maggior parte hanno almeno 24 ore di sosta, quelle 24 ore lì possono contare anche come riposo e quindi praticamente uno potrebbe volare tutti i giorni. Tutti i giorni del mese senza limitazioni. Ovvio che poi secondo me vai anche a finire un attimo all'ospedale, però vi assicuro che c'è gente che lo fa. Una grandissima differenza tra gli Stati Uniti e l'Europa è che qui non abbiamo un numero massimo di ore di volo che possiamo volare, perché mi ricordo che in Italia c'era un tot e un tot anche annuale, che adesso non ve lo dico perché non lo so, anzi magari qualcuno di voi me lo può dire. Qui non c'è assolutamente nessun massimo e addirittura conosco gente che vola 200 ore di volo al mese. Vi sarà preso uno shock se fate questo lavoro in Europa, perché 200 ore di volo sono tantissime, però calcolate che comunque anche le nostre distanze sono molto più ampie delle distanze europee, quindi 200 ore si riescono a fare anche abbastanza in fretta. Per dirvi che noi abbiamo anche dei voli in giornata che fanno Miami, Los Angeles, Miami, vuol dire che in un giorno ti becchi 11 ore di volo. Quindi io quel volo lì sono un po' titubante a farlo, perché secondo me quando torno a casa mi stendo e mi alzo dopo 3 giorni, però c'è gente che fa quel volo lì tutti i giorni. Quindi pensate, facendo quel volo lì tutti i giorni e avendo comunque magari 10 giorni di riposo in un mese, ti becchi più di 200 ore di volo. Poi vi farò anche un video seguente, perché già so che lo volete, su quanto si guadagna lavorando qui negli Stati Uniti come assistenti di volo. E ripeto che appunto sono scelte personali, magari i genitori, quelli che vogliono essere a casa la sera, preferiscono magari farsi questi voli che magari ti ammazzano, però effettivamente vai via la mattina e torni la sera, quindi tu sei comunque sempre a casa tua per mettere magari a letto i bambini. Io prediligo fare turni massimo di 3 giorni, perché non mi piace stare via di casa più di 3 giorni, e ovviamente fosse per me mi farei solo i voli intercontinentali per l'Europa, però con la mia seniority o juniority, come abbiamo detto, non riesco a farli al momento, anche se ripeto mi hanno dato 4 voli intercontinentali, però non verso l'Europa, e questi 4 voli adesso io sto cercando di cambiarli e vedere se magari riesco a fare il gioco delle carte e andare in Europa invece che in questa destinazione. Infatti c'è da dire che ogni mese, quando mi danno i miei turni, riesco a cambiarli quasi tutti. La cosa positiva del mio lavoro è che c'è tantissima flessibilità. Se appunto non voglio fare un volo, quasi sempre riesco a darlo via. Ovvio che se vi danno un turno bruttissimo il giorno di Natale, quello sarà molto difficile darlo via, però tendenzialmente io riesco ad avere turni che sono abbastanza decenti, quindi se per caso quel giorno non voglio andare a lavorare per un qualsiasi motivo, riesco a darlo via. Perché dico darlo via? Perché voi dite, ma scusa, ma se stai male, se devi andare dal dottore, perché non apri malattia? Ecco, vi farò un altro video su come funziona la malattia, la maternità, le ferie qua negli Stati Uniti. Questi sono tutti i benefit aziendali, vi dico così solo per darvi un anticipo. Ovvio, questo è un lavoro per chi è flessibile. Se voi siete di quelli che io adesso mi prenoto già le vacanze per il 2022, purtroppo non lo potete fare, perché non potete sapere neanche cosa fate da qui a 2 mesi. Altra cosa positiva è che, essendo così flessibile, noi dobbiamo volare minimo 40 ore di volo al mese, quindi ovviamente quello poi è quello che si viene pagati. Quindi io ci sono mesi che magari riesco a farmi 40 ore di volo in magari una settimana, e poi ho 3 settimane di riposo dove posso andare in vacanza. Questa è una cosa positiva secondo me, però appunto anche lì non puoi saperlo mai fino all'ultimo minuto, perché non potrai mai sapere se i voli che poi ti danno riesci a darli via. Sempre nel nostro sistema, quando facciamo la richiesta dei turni, c'è anche un modo di chiedere di volare solo 40 ore, però anche questo va ad anzianità aziendale, quindi a seniority. Dipende dalle basi, ci sono basi molto senior vuol dire che sono anche colleghi molto, non dico anziani, però è capace che abbiano anche 70-80 anni, quindi loro magari sono quelli che vogliono volare solo 40 ore. Ovviamente la compagnia, se ha da coprire un tot di ore di volo al mese,
non può dare la possibilità di fare 40 ore di volo a tutti e quindi dipende dalla base. C'è da dire che Miami in tantissimi vogliono volare 150 ore, quindi le poche volte che ho chiesto di volare 40 ore me le hanno date, quindi non ho avuto neanche poi problemi a dover lasciare i miei turni. Spero che questo video vi abbia fatto un po' di chiarezza a riguardo. Se avete altre domande scrivetemi, così magari mi date qualche spunto per nuovi video. Quindi nel frattempo vi saluto, vedete che qua a Miami oggi giornata nuvolosa e piovosa, ma vi assicuro che fa comunque 30 gradi, quindi ci faremo un bel Natale al caldo e ci vediamo al prossimo volo, anche se onestamente non so bene quando sarà, visto che queste obese sono di riserva. Quindi per adesso vi saluto e mi raccomando, condividete i miei video con tutti i vostri amici. Ciao a tutti!